Perché il 90% degli investitori perde soldi? La verità è questa. Nei prossimi anni un sacco di persone perderà un sacco di soldi. E non perché siano stupide, né tantomeno perché non abbiano studiato, ma semplicemente perché ripeteranno gli stessi identici errori ancora e ancora e ancora. Il punto è che non ti serve una laurea in economia per capire che cosa stia succedendo. Serve un approccio diverso, serve riconoscere gli errori comuni e evitarli. E oggi voglio parlarti proprio di questo. Quindi non parliamo di teorie astratte, formule complesse, ma la lista cruda e reale dei principali errori che tutti fanno con i propri soldi e che sì, anche io ho commesso in passato. Se eviti anche solo la metà di questi errori, ti garantisco che sarai più avanti rispetto al 90% delle persone là fuori. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo subito con il primo cruciale errore. Questo è l'errore più subdolo in assoluto: l'eccesso di fiducia. In un mercato che sale sembrano tutti dei geni. Prendi un periodo di boom qualsiasi, basta comprare roba a caso e ti ritrovi con profitti in tasca, letteralmente a caso. E il problema qua dov'è? Beh, che in quelle fasi ti senti bravo, ti senti un fottutissimo genio. Pensi dentro di te: ho capito come funzionano le cose, ora sono pronto, sono un investitore nato, spacco tutto. Ed è lì che sei fregato, perché la fiducia in se stessi è assolutamente utile, sì, la fiducia nei mercati è assolutamente utile, sì, ma l'eccesso di fiducia è un veleno. Ed è quando smetti di guardare i fondamentali, di farti domande scomode, di ricercare, di analizzare, è proprio in quel momento che è solo questione di tempo e perderai tutto. Tanto si dice sempre, no, che il mercato salirà, giusto? È così che si fanno i disastri. Compri troppo, tieni troppo, ignori i segnali che il mercato ti invia e quando arriva il colpo, e stai pur certo che il colpo arriva, non sei pronto. Il vero investitore, ricordati, non pensa di sapere tutto. Il vero investitore ha una e una sola certezza: che non può controllare l'imprevedibile. Quindi in questo gioco un po' di umiltà in più è molto meglio di 100.000 analisi tecniche. E arriviamo al secondo errore: l'impazienza. L'impazienza è la trappola che ti prosciuga il conto. Succede così: compri un titolo con buone prospettive, aspetti, non succede nulla, il prezzo non sale, vendi. E dopo che hai venduto, boom, il prezzo inizia a muoversi. Lo vedo succedere ogni giorno e sono sicuro che sia successo anche a te. Chi è impaziente corre sempre dietro al prossimo affare, salta da un'opportunità all'altra come fosse un gioco d'azzardo e non realizza mai nulla. Il risultato? Colleziona un sacco di perdite e occasioni mancate. Il mercato non è un gratta e vinci, il mercato è una maratona. E se non hai la pazienza di aspettare, se non ragioni in orizzonti temporali lunghi di 10 anni, di 20 anni, sei condannato a restare nella massa che perde. La ricchezza, ricordati, non arriva a chi rincorre, ma arriva a chi costruisce, chi si posiziona nel tempo, chi ha pazienza. E vuoi sapere come ho costruito io quello che ho oggi, la mia ricchezza? Con la pazienza. Quindi perché anziché inseguire i prezzi, cercando di comprare basso, vendere alto, non inizi prima di tutto a costruirti un piano a lungo termine? Perché non getti una base solida nel tuo portafoglio di accumulo a lungo termine? Anziché cercare il prossimo progetto da 10x, 100x, 1000x. Inizia con l'accumulare ogni settimana, inizia con l'accumulare ogni mese, ma accumula, senza guardare il prezzo, senza guardare cosa succede, accumula e basta. Quando ho iniziato io facevo tutto manualmente. Oggi ci sono un sacco di soluzioni pratiche, veloci e soprattutto automatiche che puoi utilizzare. Per esempio, puoi fare un salto qui su Hodler, è un exchange regolamentato in Italia, con sede anche in Italia, quindi correttamente registrato per operare, uno dei migliori secondo me exchange entry level per chi si approccia per la prima volta al mercato cripto, assolutamente un must a mio avviso. Come funziona? Tu ti crei un account gratuito, qua sotto nella descrizione ti lascio il link per aprire il tuo account, utilizza il codice DEMASI per avere dei bonus, come per esempio scintille gratis che ti permettono di fare mining di Bitcoin, o meglio ricevere delle ricompense in Bitcoin. Non è vero e proprio mining, però non sono sicuramente male, si parla di Bitcoin gratis, ma la cosa interessante è la semplicità. Io una volta aperto posso depositare, quindi clicco deposita, scelgo come depositare, posso depositare fiat ovviamente, quindi euro, dollari, sterline, franco svizzero, quello che voglio. Scelgo per esempio euro,
decido come depositare. Posso depositare con un conto bancario, posso avere anche un conto intestato direttamente a me, carta bancaria, Apple Pay, Google Pay, ci sono un sacco di cose che posso utilizzare. Una volta depositato avrò i miei euro qua sul mio conto, io posso cliccare converti e posso comprare qualsiasi cripto io desideri. Ma cosa più interessante, io posso andare a selezionarmi per esempio Bitcoin, scegliere per esempio di comprare 20 euro a settimana e cliccare qua conversione automatica. Attivandolo posso scegliere due opzioni, per prezzo o per data. Per prezzo posso scegliere di accumulare ogni volta che il prezzo scende di un tot percentuale, come un 1, un 3, un 5 o un 10%. Oppure per data, quindi posso dirgli guarda, inizia a comprare oggi, fai una ripetizione giornaliera, settimanale, mensile. E quindi cosa succederà? Che se io gli do l'ok, lui con la cadenza che gli ho dato, quotidiana, settimanale o mensile, va ad acquistarmi Bitcoin. Posso decidere se farlo partire oggi, l'accumulo, o se farlo partire per esempio il 1 ottobre. Quindi posso andare a scegliere una data che voglio. Da lì in poi con cadenza quotidiano, settimanale o mensile, andrà a comprarmi i miei Bitcoin che mi troverò qui. In più posso ottenere interessi su Bitcoin, quindi semplicemente andrò ad attivare il mio conto crescita per generare interessi sui Bitcoin che ho accumulato, quindi andrò a guadagnare ulteriormente sui miei Bitcoin fino a un 10% annualizzato, dipende chiaramente dai vari livelli. Ho fatto comunque dei tutorial che ti lascio poi qua sotto per vedere anche come utilizzare al pieno del suo potenziale questa piattaforma incredibile. Ti ricordo, qua sotto ti lascio il link, codice Demasi, esattamente come lo vedi, così per ottenere qualche Bitcoin gratuito attraverso le scintille, le Spark. E passiamo ora al terzo punto, il debito. Amico o nemico? Il debito, come dico sempre, è come il fuoco. Se lo sai usare, ti scalda e ti cucina il cibo, ma se lo usi male, ti può bruciare la casa. Molti rovinano la propria vita finanziaria perché prendono troppi debiti sbagliati. Prestiti a breve termine, carte di credito, finanziamenti per comprarsi la macchina o l'ultimo modello di iPhone. Bene, questi sono tutti debiti cattivi. Altri invece si posizionano sul mercato utilizzando i debiti, quindi vanno a leva spropositata come pazzi scatenati e quando il mercato gira male, boom, restano schiacciati. Ricorda che se sei troppo esposto, il mercato non deve neanche crollare. Cioè ti basta una scossa leggera che ti butta fuori, ti manda a terra. Quindi utilizza le leve con intelligenza e utilizza il debito per acquistare non roba passiva, ma roba attiva. Cosa significa? Beh, che il debito non è male di per sé. Può essere estremamente utile, per esempio, per comprare un immobile che magari genera delle entrate per te, mettendolo in affitto, oppure un'attività che produce utili. Ecco, questo è un debito intelligente, un debito che viene utilizzato per investimenti calcolati e sostenibili. Io personalmente uso il debito, ma lo uso solo ed esclusivamente per acquistare asset produttivi, quindi investire in cose che mi producono più denaro. La mia regola d'oro è questa: mai più debito di quanto puoi permetterti di ripagare. Le cose vanno male. Puoi acquistare un immobile in cash? Perfetto. Metti i tuoi soldi a generare entrate, a generare reddito e parallelamente usi il debito. Ma perché io devo usare il debito per acquistare un immobile se ho il cash per farlo? Perché puoi usare in leva quel debito, mentre parallelamente utilizzi il tuo cash per finanziare le tue attività e le tue cose. Questo è il grande vantaggio. Hai la possibilità di ripagarti quell'immobile con le tue entrate normali, consuete, con il denaro che hai da parte? Sì. Perfetto, usa quel denaro per fare quello che stai facendo, cioè per investire, non per tenerlo lì marcio a morire. Parallelamente puoi usare il debito per acquistare un immobile che metti per esempio a rendita, che ti genera delle entrate con cui ripaghi quel debito e parallelamente, no, è un po' come avere la botte piena e la moglie ubriaca, come dico io. E arriviamo quindi al quarto punto, investire alla cieca. Il consiglio di un amico, un post letto al volo su un forum, un video virale che ti promette l'occasione del secolo. Ecco, questo è come la gente butta soldi. Non c'è niente, ma proprio niente di più pericoloso che investire senza sapere che cosa tu stia comprando. Quando investi perché tutti lo fanno, stai cedendo letteralmente le tue decisioni a qualcun altro e quel qualcun altro che ti consiglia, ti suggerisce di comprare questo, comprare quello, non perderà soldi se sbaglia. Sei tu che perderai soldi. Ti faccio una domanda semplice. Daresti a quella persona che ti ha consigliato quell'investimento
le chiavi private, le password del tuo conto corrente? Beh, se la risposta è no, allora come puoi affidargli la decisione di investire al posto tuo? Di fidarti ciecamente di ciò che ti suggerisce di fare. Io non dico di ignorare gli altri, anche perché sennò non ci sarei io qua su questo canale in questo momento. Però ascolti, prendi spunti, ti confronti, valuti punti di vista diversi e costruisci poi il tuo modello di investimento, la tua strategia personale cucita su di te. Perché alla fine la responsabilità è solo esclusivamente tua. Quindi se non capisci in cosa stai investendo, allora non investirci, punto. Prima lo comprendi, prima capisci i pro e contro e poi ti posizioni. Arriviamo al punto 5, la mancanza di diversificazione. All'inizio no, è normale innamorarsi di un settore solo e buttarci tutto lì, all in. C'è chi mette tutto in azioni, c'è chi mette tutto in case, in immobili, c'è chi mette tutto in oro, c'è chi mette tutto in ETF, c'è chi mette tutto in cripto. Per me quel settore, quel unico settore inizialmente era proprio il mondo cripto. Io sono partito full cripto e attenzione, le cose sono andate bene, perché sì, per un po' funziona. E funziona anche molto bene, perché ti permette di essere concentrato, focalizzato, avere tutta la tua potenza di fuoco concentrata in un unico punto, ma quando arriva la tempesta, ecco che emergono i problemi. La verità è che nessun mercato è invulnerabile, nessun mercato è invincibile. E chi punta tutto su un cavallo solo, prima o poi rimane a piedi. E quando rimane a piedi sono dolori. Quindi la diversificazione, lo so che non è sexy, non è una cosa figa. È bello andare all in, fare i pazzi scatenati su un settore. E so che la diversificazione non ti fa sembrare un genio, ma se fatta bene, ti garantisco che può salvarti la pelle. Sottolineo però se fatta bene. Perché riempirsi il portafoglio di roba solo per diversificare non è una strategia, ma una banale speranza di beccare l'asset giusto che ti fa svoltare. E la speranza, per quanto sia bella, per quanto sia utile, nel mondo degli investimenti non è una buona strategia. E arriviamo al punto 6, la liquidità. Io parlo sempre di quanto sia importante la liquidità, ma tenere troppa liquidità, ahimè, è un problema. Ed è stato un problema che mi ha attanagliato per veramente molto tempo. Perché hai paura? Decidi di restare fuori dal mercato perché forse i prezzi sono troppo alti in questo momento, meglio aspettare che arrivi il crash perfetto e boom, quando arriverà io mi posiziono. Ma sai cosa succede veramente? Passano gli anni, passano i decenni e quel crash non arriva mai. E non perché non arrivi un crash, perché i crash ci sono continuamente. Il problema è che il crash perfetto che tu ti aspetti non arriverà mai, perché quando i prezzi iniziano a crollare e tu puoi posizionarti, ti salta fuori quella vocina dentro la testa che dice ma se scendesse ancora? E gli analisti dicono che potrebbe ulteriormente crollare. E se crollasse e io entro adesso? Quindi aspetti, rimandi e la verità è che non fai mai nulla. Passano gli anni e quel crash non arriva. Intanto i tuoi soldi perdono valore ogni giorno, corrosi dall'inflazione, il tuo potere d'acquisto crolla e tu puoi sempre in proporzione investire meno su un mercato che corre sempre di più. Quindi ti senti impoverito e non hai nemmeno rischiato. Certo, come ho detto, la liquidità è fondamentale, serve per le emergenze, quindi dovresti secondo me avere almeno 6-9 mesi di denaro liquido pronto da essere utilizzato nel caso in cui ti servisse qualcosa, quindi guarda quanto spendi ogni mese e ti tieni una parte di denaro liquido che corrisponde a 6-9 volte quello che tu spendi in media ogni mese. Il resto gradualmente lo investi. Perché i soldi fermi sul tuo conto sono un freno. E ancora una volta non serve aspettare il momento perfetto, perché il momento perfetto non esiste. Il vero trucco è investire con costanza, mese dopo mese, senza farti ingannare dalle emozioni. Quindi senza farti prendere le emozioni, ma anzi usarle a tuo vantaggio come bussola, come metro per capire se stai facendo bene o no. Ed è proprio quello che faccio io con soluzioni tipo YouHodler. Mi setto il mio piano d'accumulo, accumulo e in più ottengo anche interessi su ciò che ho accumulato. Perché molti pensano che tenere i soldi al sicuro fermi sul conto sia la cosa migliore, ma in realtà è il modo più rapido per perdere valore. Ecco perché non lascio mai la liquidità ferma a marcire, ma la metto a lavorare. Ecco perché strumenti come YouHodler possono essere estremamente interessanti, perché rimuovono il rumore di fondo, non ti fanno vedere notizie su notizie, ma ti permettono di accumulare con costanza, con strategia nel lungo termine. E attenzione, investire,
cioè utilizzare i soldi, non significa per forza investire sui mercati. Una larga parte delle mie entrate, una larga parte del mio denaro lo investo sulle mie attività, perché ho un controllo, perché a me piace più essere imprenditore che investitore e quindi mi focalizzo maggiormente sulle cose su cui ho controllo. Quindi puoi investire su te stesso, puoi investire nella tua formazione, puoi investire in attività di cui tu sei al comando e parallelamente investire sui mercati. Una cosa non esclude l'altra e anzi insieme sono fortissime. Arriviamo al 7° punto, il panico. Questo è il killer della tua ricchezza. Immagina, apri il portafoglio e vedi rosso ovunque. Tutto sta crollando, stai perdendo un sacco di soldi. Il cuore ti sale in gola e pensi, ok, devo vendere tutto prima che sia troppo tardi. Devo vendere tutto prima di perdere tutto. Ed è lì che commetti l'errore più costoso in assoluto della tua vita. Perché vendere nel panico significa cristallizzare le perdite, significa accettare la sconfitta. E attenzione, non vuol dire che non devi mai vendere. Bisogna anche accettare delle sconfitte, perché fa parte del gioco. Ma farlo in preda al panico spesso significa trasformare un calo temporaneo in una perdita permanente. Il prezzo scende? Bene. Chiediti, i fondamentali sono cambiati? Se la risposta è no, perché stai vendendo? Ricordati che le emozioni non ti pagano le bollette, le strategie lo fanno. Se vuoi far crescere il tuo portafoglio ti serve disciplina e capacità, competenza. Quindi quando vendere? Questa è la domanda da $1 milione. Perché comprare è facile, ma vendere è tutta un'altra storia. Bene, i fondamentali sono cambiati rispetto a quando hai comprato? Se non sono cambiati, allora non vendere. Se non hai bisogno di liquidità, se non hai bisogno di quel denaro ora perché ti serve per affrontare delle spese imminenti, allora non vendere. E anzi, cerca di capire perché hai dedicato denaro che ti sarebbe servito per le spese agli investimenti. E, ancora una volta, se non hai trovato un'opzione di investimento migliore, cioè se tu hai dei soldi mobilizzati su un investimento e non hai un'opzione migliore, non vendere. È inutile smobilitare dei soldi e buttarli a marcire con l'inflazione se non hai subito un altro piano. C'è Warren Buffett che vende Apple prima di un boom epico. Non è stupido. È perché ha individuato altre opportunità che possono essere più redditizie. È così che si vende, non in preda al panico, non perché tutto crolla o non perché hai paura che tutto crollerà da un momento all'altro. E ora arriviamo al punto 8. Aspettarsi certezze in un mondo incerto. La finanza non è matematica pura e questa è la brutta notizia. La finanza è psicologia, emozioni, imprevisti continui. Chi cerca certezze assolute sui mercati finisce deluso e perde soldi. Chi invece accetta che il futuro è incerto, ma investe comunque con logica e strategia oggi, ecco che vince. Un buon investitore non dice mai io so che cosa succederà, io so che questo asset andrà to the moon. No, il vero investitore, quello con la I maiuscola, dice non so che cosa succederà, ma qualsiasi cosa succeda, io ho un piano per affrontarlo. E questo il segreto, perché il vero segreto sta nella mentalità col quale approcci gli investimenti. E attenzione, non mi riferisco a quella roba new age del pensa forte forte, vedrai che tutto accade, tutto si materializza. No, sto parlando di come tu pensi e come tu agisci nella pratica. Perché molti cercano la strategia perfetta, la formula magica, l'asset segreto che ti fa diventare milionario. Ma non esiste. La verità è che non sono le strategie a fare la differenza, ma la tua mentalità, cioè chi tu sei, come tu applichi quelle strategie. Perché se oggi io guidassi un'auto da Formula 1, non potrei mai essere paragonato a Schumacher. Se oggi tu mi dessi un pallone, per quanto io bene possa giocare a calcio, non sarò Ronaldo, non lo batterò. Quindi non è lo strumento, non è la palla, non è la macchina che fa di me un pilota o un calciatore, né tantomeno la strategia a fare di me un investitore di successo. Ciò che mi rende di successo è la mentalità unita alla disciplina, unita all'azione. Queste 3 cose ti danno il successo. La ricchezza non arriva a chi ha l'ultima dritta, no, dal mercato. Arriva da chi sa gestire la noia, da chi sa gestire la paura, da chi sa gestire l'avidità, da chi sa avere pazienza, da chi è disposto quindi ad aspettare. Arriva a chi sa che quando tutto crolla non è il momento di scappare, ma il momento di
costruire. La realtà è che se tu hai una mentalità forte con te stesso e riesci ad autodisciplinarti e a metterti lì e studiare, ecco che raggiungi i tuoi obiettivi nel tempo, purché però applichi. Cioè devi utilizzare la mentalità su di te per studiare e applicare. Devi avere la mentalità di un campione, perché il talento lo si costruisce, lo si può costruire allenandosi costantemente. Posso battere Schumacher? Sì. Guidando e imparando costantemente i miei errori. Posso battere Ronaldo? Sì, sto tutti i giorni con un dannatissimo pallone lì a fianco a me e ci gioco costantemente. È così che si arriva lontani. Oggi, nel mondo degli investimenti, siamo in un periodo storico complesso. Abbiamo un debito globale che esplode, le economie che barcollano, la tecnologia che rivoluziona tutto ad una velocità mai vista. E la verità, quella cruda, quella brutta, che le persone non vogliono sentirsi dire, ma che è necessario che sentano, è che la maggior parte continuerà a fare gli stessi errori. Si faranno fregare dall'eccesso di fiducia e perderanno. Si faranno fregare dall'impazienza e perderanno. Entreranno in panico e ancora una volta perderanno. Tu però hai una scelta. Puoi alzare lo sguardo e imparare dagli errori degli altri, smettere di ripeterli e costruire con disciplina il tuo nuovo me, la tua versione 2.0, 3.0, 4.0 e continuare a progredire e crescere. Perché questo è l'unico modo in cui tu puoi cambiare veramente il gioco. Perché alla fine il vero investimento non è sul mercato. Il vero investimento è in come pensi e in come agisci. E se tu cambi la tua mentalità, ti garantisco che non importa che cosa farà l'economia nei prossimi anni, tu sarai sempre pronto. Ti ringrazio per essere stato qui con me, spero che questo video ti dia degli spunti importanti. Se è così, clicca e iscriviti al canale per rimanere aggiornato costantemente con nuove strategie e tutorial pratici. Ti ricordo, qua sotto ti lascio il link di YouHodler, cliccalo, utilizza il codice DEMASI così come lo vedi scritto qui per ottenere 50 scintille gratis che puoi usare per avere qualche Bitcoin. Un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.